Ciao e bentornato su Non mi dire. La tua casella di Gmail è invasa da email che non vuoi, messaggi pubblicitari inesistenti, tentativi di phishing. Sbarazzarsi dello spam e dei mittenti indesiderati è fondamentale per la tua tranquillità online. Oggi ti mostrerò due funzioni super utili di Gmail: come bloccare un mittente specifico e come segnalare correttamente un'email come spam. Prepara la tua inbox a essere pulita e ordinata. Per prima cosa apriamo Gmail. Per poter bloccare un mittente andiamo sull'email del mittente che vogliamo bloccare, destra, puntini qui a destra, blocca. Ok, mi uscirà il messaggio e blocca questo indirizzo. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mittente avrà tutte le mail che verranno, inviate al mio indirizzo bloccate, e quindi andranno a finire in automatico nello spam. Questo ovviamente non vuol dire che quel mittente viene penalizzato per altri invii di mail, ok? Tant'è vero che io qui posso andare anche a sbloccarlo, se si ci ripenso. Ok? Seleziono, vado qui, clicco sblocca, oppure seleziono e fatto sblocca per gli indirizzi indesiderati. Diciamo che alcune volte questo viene scelto quando abbiamo una ricezione di un'email da parte di persone a noi non gradite. Allora io blocco il mittente senza poi andare oltre a doverlo segnalare. Invece, se voglio, oppure se ricevo un'email che io reputo che sia un effettivo spam o un effettivo modo di phishing, posso andare a selezionare qui l'account, quindi c'è, l'email da cui ho ricevuto questo messaggio e quindi l'account che voglio segnalare. Vado qui e lo segnalo come spam. Ok? Questo qua cosa significa? Significa che Gmail prenderà in esame l'invio di queste mail e le mail simili a questa segnalazione le comincerà ad inviarle direttamente nella cartella spam. Avverrà una cosa del genere. Ok? In questo caso lui ti dice: adesso la stai segnalando come spam, ma per caso la vuoi anche bloccare? In modo tale da non ricevere più l'email da questo mittente? E voi potete scegliere, cioè tu puoi scegliere se il messaggio lo vuoi anche bloccare oppure semplicemente segnalarlo come spam. Io metto di no, quindi non lo voglio bloccare, e poi dopo faccio qui giù annulla la segnalazione di spam, altrimenti le email di Google Gemini mi andranno a finire tutte quante in automatico nelle spam. In più c'è la segnalazione di phishing, che è una cosa diversa, che la trovo qui. La segnalazione di phishing praticamente è quel tipo di segnalazione che faccio direttamente a Gmail e che avviso che quel mittente, quell'email sono fasulle innanzitutto, e seconda cosa chiedono dati personali, come possono essere numeri di telefono, carte di credito e via discorrendo. Quindi è un altro tipo di segnalazione. Diciamo che andrà anche questa nella cartella spam, ma Gmail si comporterà diversamente nel dover rintracciare le email, ok? Dai un aiuto a rintracciarla in maniera diversa. Ecco fatto. Ora sai come tenere a bada lo spam e i mittenti indesiderati su Gmail. Una casella di posta pulita significa meno distrazioni e più sicurezza. Spero che questo tutorial ti sia stato utile. Se hai altre domande su come gestire la tua posta o altri prodotti Google, scrivilo nei commenti. Non dimenticare di mettere un bel mi piace a questo video e mi raccomando iscriviti al canale Non mi dire, per non perdere i prossimi trucchi e guide.
Ci vediamo al prossimo video. Ciao!